Lezione 1. Uscire anticipatamente dall'ufficio. Ehi, ho notato che hai lasciato l'ufficio oggi presto. Posso chiedere perché? Oh, avevo un appuntamento dal medico questo pomeriggio. Era solo un controllo di routine. Capisco. Va tutto bene? Spero non sia stato niente di grave. Non preoccuparti, John. Era solo un controllo regolare per assicurarci che andasse tutto bene. Niente di grave. È un sollievo sentirlo. È importante prendersi cura della nostra salute. Hai dovuto fissare l'appuntamento in anticipo? Sì, ho preso l'appuntamento un paio di settimane fa. È sempre una buona idea pianificare in anticipo, soprattutto per le visite mediche. Bene, pianificare in anticipo è essenziale. Hai informato il nostro supervisore della partenza anticipata? Sì, ho parlato con il nostro supervisore la mattina e gli ho informato del mio appuntamento. È importante comunicare queste cose con il team. La comunicazione è davvero fondamentale. Sono lieto che tu li abbia informati. Hai finito tutti i tuoi compiti prima di partire? Sì, mi sono assicurato di completare le mie attività in sospeso e ho informato i miei colleghi su eventuali progetti in corso. È importante concludere le cose prima di partire presto. Questo è responsabile da parte tua, Anna. Hai avuto bisogno di recuperare il tempo perso più tardi? No, il mio supervisore ha capito la situazione e non ho dovuto recuperare il tempo perso. È sempre positivo avere un ambiente di lavoro favorevole. È bello sentirlo. È importante avere colleghi e supervisori comprensivi. Sono contenta che tu ce l'abbia. Assolutamente, John. Fa una grande differenza. C'è altro che vorresti chiedere sull'uscita anticipata dall'ufficio? No, questo è tutto. Grazie per averlo condiviso, Anna. Spero che il tuo check-up sia andato bene. Grazie, John. Era una visita di routine e tutto è andato liscio. Apprezzo la tua preoccupazione. Benvenuta, Anna. Abbi cura di te e se hai domande o hai bisogno di aiuto, non esitare a contattarci. Lo farò, John. Grazie ancora per il tuo supporto. Continuiamo a lavorare insieme come una squadra. Sicuramente, Anna. Siamo un'ottima squadra. Continuiamo con l'ottimo lavoro. Lezione 2. Avventura di arrampicata su roccia. Sono davvero entusiasta di provare l'arrampicata su roccia per la prima volta. Sembra un'avventura incredibile. Hai fatto qualche ricerca al riguardo? Sì, ho letto diverse tecniche di arrampicata e precauzioni di sicurezza. È fondamentale imparare le basi prima di iniziare. Hai pensato di frequentare un corso? Assolutamente. Mi sono già iscritto a un corso di arrampicata su roccia per principianti la prossima settimana. È una mossa intelligente. Ti insegneranno le tecniche corrette e come usare l'attrezzatura. Sono un po' nervosa per le altezze. Qualche consiglio per superare quella paura? Inizia con pareti da arrampicata indoor. Sono un ottimo modo per acquisire fiducia e abituarsi alle vite. Ci proverò sicuramente.
Che tipo di attrezzatura mi serve per l'arrampicata su roccia? Avrai bisogno di un'imbracatura, scarpe da arrampicata, un casco e un sacchetto di gessetti per una presa migliore. Devo acquistare la mia attrezzatura o posso noleggiarla presso la palestra di arrampicata? È meglio noleggiare l'attrezzatura all'inizio. Una volta che sei sicuro di esserti impegnato, puoi investire nella tua attrezzatura. Buono a sapersi, la sicurezza è importante. Quali sono alcune pratiche di sicurezza comuni? Ricontrolla sempre i tuoi nodi, comunica con il tuo compagno di arrampicate, e sii consapevole di ciò che ti circonda. Che ne dici di cadere? Come posso proteggermi? La caduta fa parte dell'arrampicata. Ecco perché avrai un assicuratore che controllerà la corda e intercetterà le tue cadute. Capisco. È rassicurante sapere che c'è qualcuno lì per tenermi al sicuro. Fidarsi del proprio assicuratore è fondamentale. È una partnership basata sulla comunicazione e sul supporto. Che tipo di preparazione fisica devo fare prima dell'arrampicata su roccia? Concentrati sullo sviluppo della parte superiore del corpo e della parte centrale, oltre a migliorare la flessibilità e la resistenza. Inizierò a incorporare questi esercizi nella mia routine di allenamento. Qualche consiglio specifico? Flessioni, trazioni, tavole e yoga possono essere tutti utili per l'arrampicata su roccia. Ottimo. Inizierò subito a praticare quegli esercizi. Non dimenticare di riscaldarti prima di ogni sessione di arrampicata e di allungarti dopo per prevenire lesioni. Lo terrò a mente. Non vedo l'ora di provare il brivido dell'arrampicata. È uno sport esaltante che ti metterà alla prova sia fisicamente che mentalmente. Sono pronto per la sfida. Grazie per tutti i tuoi consigli, Anna. Benvenuto, John. Ricordati solo di goderti il viaggio e di affrontare una salita alla volta. Lo farò, Anna. Ti sono grato per il supporto e la guida. Divertiti moltissimo nella tua avventura di arrampicata su roccia. Stai al sicuro e divertiti. Grazie, Anna. Mi assicurerò di condividere la mia esperienza con te dopo. Lezione 3. Godersi la piscina dell'hotel. Hai provato a nuotare in questo hotel? La piscina è fantastica. Sì, sono andato a fare una nuotata ieri. È davvero un'esperienza lussuosa. Com'è la temperatura dell'acqua? Fa troppo freddo o è giusto? La temperatura dell'acqua è perfetta. Non è né troppo freddo né troppo caldo. Semplicemente rinfrescante. Sembra invitante. L'area della piscina è affollata o di solito è tranquilla? È sorprendentemente silenzioso per la maggior parte del tempo. Immagino che non molti ospiti utilizzino l'area della piscina. È una piacevole sorpresa. Mi piace fare una nuotata tranquilla senza troppo rumore. Anch'io. È un ottimo posto per rilassarsi e distendersi dopo una lunga giornata. Ci sono servizi a bordo piscina, come sedie a sdraio o ombrelloni? Sì, hanno comode sedie a sdraio e ombrelloni per l'ombra. È abbastanza rilassante. Mi piace come suona.
Ci sono restrizioni o linee guida che dovremmo seguire? Hanno alcune regole, come niente immersioni e niente cibo vicino alla piscina. Ma nel complesso, è piuttosto semplice. La sicurezza prima di tutto, ovviamente. Ci sono orari specifici della piscina di cui dovremmo essere a conoscenza? La piscina è generalmente aperta dalle 8 alle 22. È utile conoscere gli orari di apertura. Grazie per le informazioni, Anna. Mi assicurerò di pianificare la mia nuotata di conseguenza. Benvenuto, John. Sono sicuro che ti piacerà. Fammi sapere se hai bisogno di un compagno di biliardo. Sarebbe fantastico. È sempre più divertente nuotare con un amico. Ti farò sicuramente sapere. Perfetto. Non vedo l'ora. Sfruttiamo al massimo questa lussuosa piscina durante il nostro soggiorno. Assolutamente, Anna. È un servizio fantastico e dovremmo sfruttarlo appieno. D'accordo, John. Immergiamoci e divertiamoci un sacco. Sembra un piano, Anna. Facciamo un tuffo e godiamoci il tempo in piscina. Lezione 4. Riunione del team dopo il ritorno in ufficio. Penso che sia importante per noi tenere una riunione di squadra una volta tornati in ufficio. Cosa ne pensi, Anna? Sono d'accordo, John. Una riunione del team sarebbe un ottimo modo per recuperare il ritardo, allineare i nostri obiettivi e discutere eventuali aggiornamenti. Esattamente. È essenziale essere sulla stessa pagina e assicurarsi che tutti siano a conoscenza degli ultimi sviluppi. Penso che dovremmo anche cogliere l'occasione per condividere i nostri progressi individuali e le eventuali sfide che potremmo dover affrontare. Questo è un buon punto, Anna. È fondamentale creare un ambiente aperto e solidale in cui possiamo aiutarci a vicenda. Assolutamente. Le riunioni di gruppo sono una piattaforma perfetta per la collaborazione e la ricerca di soluzioni insieme. Dovremmo fissare un ordine del giorno per la riunione per assicurarci di coprire tutti gli argomenti necessari? Sì, avere un'agenda chiara ci manterrà concentrati e renderà la riunione più produttiva. Possiamo inviarlo in anticipo. Ottima idea, darà a tutti la possibilità di prepararsi e contribuire efficacemente alla discussione. Penso anche che sia importante dedicare del tempo a qualsiasi domanda o dubbio che i membri del team possano avere. Sicuramente. Dovremmo incoraggiare una comunicazione aperta e garantire che la voce di tutti sia ascoltata durante la riunione. Sono d'accordo, John. È fondamentale per promuovere una cultura di squadra positiva e inclusiva. Una volta finalizzata l'agenda, possiamo programmare la riunione e informare il team sulla data e l'ora. Sembra un piano, John. Assicuriamoci di scegliere un orario adatto in cui tutti siano disponibili. Assolutamente, Anna. Vogliamo la massima partecipazione e coinvolgimento da parte del team. Dovremmo prendere in considerazione anche presentazioni o materiali specifici che devono essere preparati per la riunione? Sì, se ci sono segnalazioni o aggiornamenti che richiedono ausili visivi, dobbiamo informare il team in anticipo. Ottima osservazione, John. Le immagini possono aiutare a trasmettere le informazioni in modo più efficace e migliorare la comprensione. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Anna. Lavoriamo insieme per far sì che questa riunione di squadra sia un successo.
Sicuramente, John. Con una pianificazione e una collaborazione adeguate, sono sicuro che sarà una sessione preziosa e produttiva. Grazie per il tuo contributo, Anna. Mettiamoci al lavoro sull'agenda e assicuriamoci di coprire tutti gli argomenti importanti. Benvenuto, John. Attendo con impazienza la riunione e i progressi del nostro team. Facciamo in modo che accada. Assolutamente, Anna. Assieme, faremo grandi cose. Lezione 5. Documenti di viaggio. Hai portato tutti i documenti di viaggio? Sì, ho il mio passaporto e il mio biglietto proprio qui. Ottimo. Non dimenticate di controllare se avete bisogno di un visto per la nostra destinazione. Ho già controllato. Non ho bisogno di un visto per questo viaggio. È un sollievo. Ci fa risparmiare tempo e fatica. Assolutamente. È importante avere tutti i documenti necessari in ordine. Hai portato anche la tua carta d'identità? Sì, ho con me anche la mia carta d'identità, per ogni evenienza. Buon pensiero. È sempre bene avere un documento di identità di riserva. Esattamente. Non sai mai quando potresti averne bisogno. Che ne dite di un'assicurazione di viaggio? Ne hai acquistato uno? Sì, ho stipulato un'assicurazione di viaggio per coprire eventuali situazioni impreviste. Questo è intelligente. Ci dà tranquillità durante il viaggio. Mi sono assicurato di avere tutti i documenti importanti organizzati nel mio portafoglio da viaggio. Questo è fantastico. Aiuta a mantenere tutto sicuro e facilmente accessibile. Ho anche scattato foto di tutti i documenti importanti, per ogni evenienza. Ottima idea, avere delle copie digitali può essere molto utile. È sempre meglio essere preparati per qualsiasi circostanza imprevista. Assolutamente. È meglio avere tutto in ordine prima di partire. Sono d'accordo, essere organizzati rende il viaggio più agevole. Ora che abbiamo tutti i documenti di viaggio, siamo pronti per un fantastico viaggio. Sì, godiamoci il nostro viaggio e creiamo ricordi indimenticabili. Ti aspetta una fantastica avventura. Lezione 6. Cooperazione commerciale. Cominciamo bene per la nostra cooperazione commerciale. Assolutamente sì, un buon inizio pone le basi per il successo. Dovremmo iniziare discutendo i nostri obiettivi e le nostre aspettative. Concordato. È importante essere sulla stessa pagina sin dall'inizio. Quali sono gli obiettivi chiave che hai in mente per questa collaborazione? Penso che aumentare la quota di mercato e ampliare la nostra base di clienti siano fondamentali. Sono ottimi obiettivi. Credo anche nella necessità di concentrarsi sulla soddisfazione del cliente. La soddisfazione del cliente porta alla fedeltà e al successo a lungo termine. Esattamente. Dovremmo dare la priorità alla costruzione di solide relazioni con i nostri clienti. Sono d'accordo, fornire un servizio eccellente ci differenzierà dalla concorrenza.
Dovremmo anche stabilire canali di comunicazione efficaci all'interno dei nostri team. Sì, una comunicazione chiara e aperta è essenziale per operazioni senza intoppi. Che ne dici di fissare obiettivi e traguardi specifici per monitorare i nostri progressi? Questa è una buona idea. Ci mantiene responsabili e motivati. Dovremmo anche allocare le risorse con saggezza e gestire i costi in modo efficace. Assolutamente, massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo gli sprechi è fondamentale. Creiamo un piano d'azione dettagliato per guidare la nostra collaborazione. Sì, un piano ben definito ci aiuterà a rimanere concentrati e organizzati. Anche rivedere regolarmente le nostre prestazioni e apportare modifiche è importante. Il miglioramento continuo è fondamentale per rimanere all'avanguardia nel mondo degli affari. Sono sicuro che con la nostra visione e dedizione condivise, avremo successo. Lo credo anch'io. Insieme possiamo fare grandi cose. Auguriamo una collaborazione commerciale prospera e proficua. Lezione 7. Aumento della capacità di produzione. Penso che dovremmo pianificare di aumentare la nostra capacità di produzione. È un'ottima idea. Ci aiuterà a soddisfare la crescente domanda. Dobbiamo analizzare la nostra capacità attuale e identificare le aree di miglioramento. Concordato. Dovremmo valutare i nostri ostacoli e trovare modi per ottimizzarli. Un'opzione potrebbe essere investire in nuovi macchinari o tecnologie. Ciò potrebbe sicuramente migliorare l'efficienza e la produttività. Dovremmo anche prendere in considerazione l'assunzione di ulteriori lavoratori qualificati. Sì, l'espansione della nostra forza lavoro può aiutarci a gestire volumi di produzione più elevati. Conduciamo un'analisi costi-benefici per valutare diverse opzioni. Questo è un approccio saggio. Dobbiamo garantire un ritorno sull'investimento positivo. Dovremmo inoltre rivedere la nostra catena di fornitura e semplificare i processi. Assolutamente sì, una catena di fornitura ben ottimizzata può ridurre i tempi di consegna. È importante comunicare con i nostri fornitori e negoziare condizioni favorevoli. Sì, costruire solide partnership con i fornitori è la chiave del successo. Dovremmo fissare obiettivi chiari per l'aumento della capacità di produzione. Sicuramente, avere obiettivi misurabili ci manterrà concentrati. Il monitoraggio regolare e il monitoraggio delle prestazioni ci aiuteranno a rimanere in pista. Il miglioramento continuo è essenziale in un mercato competitivo. Dovremmo anche prendere in considerazione l'implementazione dei principi della produzione snella. Questo può aiutarci a eliminare gli sprechi e a migliorare l'efficienza complessiva. Coinvolgiamo il nostro team e raccogliamo i loro input e idee. La collaborazione e il coinvolgimento dei dipendenti sono fondamentali per il successo. Con un piano ben eseguito, possiamo soddisfare efficacemente le richieste del mercato. Credo nella nostra capacità di adattarci e crescere. Faremo in modo che accada. Ecco come aumentare con successo la nostra capacità produttiva. Lezione 8. Presentazione del rapporto di vendita. Anna, ho bisogno che tu presenti il rapporto sulle vendite. Certo,
Sarei lieto di presentare il rapporto sulle vendite. Assicurati di includere cifre e tendenze chiave. Fornirò una panoramica completa delle nostre prestazioni di vendita. Sarebbe bello se potessi evidenziare eventuali cambiamenti o crescita significativi. Sottolineerò eventuali sviluppi degni di nota nei dati di vendita. Assicurati di presentare i dati in modo chiaro e organizzato. Creerò diagrammi e grafici visivi per migliorare la comprensione. È importante spiegare la metodologia utilizzata per raccogliere i dati. Fornirò approfondimenti sul processo di raccolta dei dati. Analizza anche le vendite per regione e categoria di prodotto. Analizzerò i dati di vendita per fornire un'analisi dettagliata. Sarebbe utile confrontare le vendite attuali con i periodi precedenti. Includerò dei confronti per fornire un contesto ed identificare le tendenze. Non dimenticare di menzionare le sfide o gli ostacoli che abbiamo dovuto affrontare. Discuterò di eventuali difficoltà incontrate durante il periodo di riferimento. Sarebbe utile proporre strategie per la crescita futura delle vendite. Fornirò consigli per migliorare le nostre prestazioni di vendita. Assicurati di lasciare del tempo per domande e discussioni dopo la presentazione. Dedicherò tempo sufficiente alle domande e risposte per rispondere a qualsiasi richiesta. Ho fiducia nella tua capacità di fornire una presentazione convincente. Grazie per l'opportunità. Farò del mio meglio per presentare un rapporto coinvolgente. Apprezzo la tua dedizione e il tuo impegno in questo compito. Grazie, John. Sono lieto di presentare il rapporto sulle vendite. Non vedo l'ora di sentire la tua presentazione. Buona fortuna, Anna. Lezione 9. Consegna del cartone al magazzino. Anna, tutti i cartoni sono stati consegnati al nostro magazzino? Sì, John. Tutti i cartoni sono stati consegnati con successo. Questa è un'ottima notizia. Abbiamo ricevuto tutto secondo l'ordine? Sì, la consegna è stata completa e corrisponde al nostro ordine. Eccellente. Ora possiamo procedere con la gestione dell'inventario. Assolutamente, dobbiamo garantire un monitoraggio accurato delle nostre scorte. I cartoni sono stati etichettati correttamente per una facile identificazione? Sì, ogni scatola è stata etichettata con le informazioni pertinenti. Ciò renderà più facile per il nostro team di magazzino gestirli. Concordato. Una corretta etichettatura semplifica il processo di smistamento. Abbiamo effettuato un controllo di qualità sui cartoni consegnati? Sì, abbiamo ispezionato i cartoni per assicurarci che soddisfino i nostri standard. È fondamentale mantenere la qualità dei nostri prodotti. Assolutamente, il controllo della qualità è essenziale per la soddisfazione del cliente. Abbiamo aggiornato i nostri registri di inventario per riflettere le nuove scorte? Sì, i nostri registri di inventario sono stati aggiornati di conseguenza. È bello sentirlo. Ci aiuta a mantenere livelli accurati delle scorte.
Abbiamo inoltre assegnato spazio nel magazzino per il nuovo stock. Eccellente. L'archiviazione organizzata facilita le operazioni efficienti. Ci siamo coordinati con il team del magazzino per il corretto posizionamento. È importante ottimizzare l'uso dello spazio del nostro magazzino. Assolutamente sì, massimizzare lo spazio aiuta a migliorare la produttività. Ora che la consegna è completa, possiamo evadere gli ordini dei clienti. Sì, possiamo procedere con l'elaborazione e la spedizione dell'ordine. Assicuriamoci di monitorare attentamente l'inventario del magazzino. Concordato. Controlli regolari impediranno l'esaurimento delle scorte e l'eccesso di scorte. Grazie, Anna, per aver supervisionato il processo di consegna dei cartoni. Benvenuto, John. Sono contenta che sia andato tutto liscio. La tua attenzione ai dettagli è molto apprezzata. Grazie, John. Cerco sempre l'eccellenza. Con le nostre efficienti operazioni di magazzino, siamo in grado di soddisfare le richieste dei clienti. Assolutamente, John. Siamo ben attrezzati per fornire un servizio rapido. Continuiamo a lavorare insieme per ottenere risultati eccezionali. Sono entusiasta di contribuire al nostro continuo successo, John. Grazie Anna. La tua dedizione è preziosa per il nostro team. Lezione 10. La spesa al supermercato. Anna, ho comprato latte, uova e pollo al supermercato. Ottimo, John. Avevamo bisogno di quegli articoli per le nostre ricette. Il supermercato aveva un'ampia selezione di prodotti freschi. È comodo trovare tutto ciò di cui abbiamo bisogno in un unico posto. Ho confrontato i prezzi per assicurarmi di ottenere le migliori offerte. Questo è uno shopping intelligente. Ci aiuta a risparmiare denaro. Il latte era in offerta speciale, quindi ne ho comprato un extra. Buon pensiero. Possiamo fare scorta e risparmiare per dopo. Mi sono assicurato di controllare le date di scadenza sulle uova. Le uova fresche sono essenziali per pasti deliziosi. Il pollo era in saldo, quindi ho comprato un pollo intero. È un ingrediente versatile per vari piatti. Il supermercato aveva uno staff disponibile ad assistere i clienti. È bello ricevere assistenza quando necessario. Ho anche usato la mia carta fedeltà per guadagnare punti. I programmi fedeltà sono ottimi per ottenere vantaggi aggiuntivi. Il supermercato aveva un layout pulito e ben organizzato. Un ambiente piacevole per lo shopping fa la differenza. Ho notato che avevano un'ampia varietà di cibi internazionali. Questo è eccitante. Possiamo esplorare nuovi sapori e cucine. Ho raccolto alcune spezie e salse per esaltare i nostri piatti. Le spezie aggiungono sapori meravigliosi alla nostra cucina. Ho pagato alla cassa e ho ricevuto una ricevuta. È importante tenere traccia delle nostre spese. Il cassiere è stato gentile ed efficiente.
Un buon servizio clienti rende l'esperienza piacevole. Ho portato la spesa a casa e l'ho conservata correttamente. Una corretta conservazione garantisce che il cibo rimanga fresco più a lungo. Sono lieto di aver potuto contribuire alle nostre forniture per la cucina. Grazie, John. I tuoi sforzi sono molto apprezzati. Pianifichiamo i nostri pasti utilizzando gli ingredienti che abbiamo acquistato. Assolutamente, non vedo l'ora di cucinare piatti deliziosi. Fare la spesa al supermercato è stato un successo. Lo era davvero. Siamo ben forniti e pronti per cucinare. Mi piacciono le nostre avventure di shopping, Anna. Anch'io, John. È sempre un'esperienza divertente. Continuiamo a esplorare nuovi ingredienti e ricette. Sono entusiasta di provare nuove creazioni culinarie con te, John. Grazie per esserti unita a me in questo giro di shopping, Anna. Lezione 11. Pianificazione delle attività per un viaggio. Lo segnerò sulla nostra agenda. Quali attività possiamo fare mentre siamo lì? Possiamo fare escursioni ed esplorare i bellissimi sentieri naturali. Sembra avventuroso. Sono entusiasta di essere circondato dalla natura. Possiamo anche visitare i musei e le gallerie d'arte locali. È un'ottima idea. Conosceremo la cultura locale. Non dimentichiamo di provare la cucina locale. Assolutamente. Dovremmo concederci le prelibatezze regionali. Possiamo anche fare un giro in barca per esplorare la costa. Sarebbe un modo fantastico per godersi la vista sull'oceano. Controlliamo se ci sono festival o eventi durante la nostra visita. Partecipare ai festival locali sarebbe un'esperienza memorabile. Possiamo anche pianificare una gita di un giorno ai monumenti storici vicini. L'esplorazione di siti storici ci darà uno sguardo al passato. Che ne dite di trascorrere una giornata in spiaggia a prendere il sole? Rilassarsi in spiaggia sembra il modo perfetto per rilassarsi. Possiamo noleggiare biciclette ed esplorare la città su due ruote. È un modo divertente ed ecologico per spostarsi. Dedichiamo anche del tempo allo shopping e all'esplorazione dei mercati locali. Acquistare souvenir e visitare i mercati locali è un must. Che ne dici di provare alcune attività avventurose come la teleferica o il kayak? Ciò aggiungerebbe una scarica di adrenalina al nostro viaggio. Conta su di me. Non dimentichiamo di scattare molte foto per immortalare i ricordi. Assolutamente. Le foto saranno un ottimo modo per ricordare più tardi. Dovremmo anche lasciare del tempo libero per il relax e la spontaneità. Questo è importante. Non vogliamo sentirci sopraffatti da un programma fitto di appuntamenti. Assicuriamoci di fare delle ricerche e pianificare in anticipo eventuali prenotazioni richieste. Buon punto. Pianificare in anticipo ci aiuterà a evitare delusioni.
Sono entusiasta delle attività che abbiamo programmato per il nostro viaggio. Anch'io, Anna. Sarà un'avventura indimenticabile. Sono grato di averti come mio compagno di viaggio, John. Allo stesso modo, Anna. Creiamo ricordi meravigliosi insieme. Grazie per il contributo e l'entusiasmo nella pianificazione, John. Grazie Anna. Le tue idee hanno reso il nostro viaggio ancora più emozionante. Non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio con te, John. Inizia il conto alla rovescia. Sarà un viaggio incredibile, Anna. Lezione 12. Esplorazione dei negozi di seconda mano. È un'ottima idea. Possiamo scoprire insieme nuovi negozi di seconda mano. Adoro l'emozione di trovare tesori unici nei negozi dell'usato. È come andare a caccia di tesori. Non sai mai cosa troverai. Esattamente. Ed è un modo sostenibile per fare acquisti e ridurre gli sprechi. Cominciamo con la ricerca dei migliori negozi di seconda mano della nostra zona. Possiamo leggere recensioni e chiedere consigli agli amici. Una volta che abbiamo un elenco, possiamo pianificare un giorno per visitarli. Sarà divertente esplorare diversi quartieri e le loro gemme nascoste. Possiamo anche verificare se qualcuno dei negozi ha abiti o accessori vintage. I pezzi vintage aggiungono un tocco di nostalgia e stile ai nostri guardaroba. Dovremmo tenere d'occhio anche oggetti di arredamento unici. Adoro decorare il nostro spazio con reperti unici nel loro genere. È anche una grande opportunità per sostenere gli enti di beneficenza locali che gestiscono negozi dell'usato. Assolutamente. I nostri acquisti possono avere un impatto positivo sulla comunità. Dovremmo portare borse riutilizzabili per trasportare i nostri reperti. Buona idea. Cerchiamo di essere attenti all'ambiente durante tutto il nostro viaggio di shopping. Possiamo fissare un budget per ogni negozio affinché rimanga entro i nostri mezzi. In questo modo, possiamo goderci l'esperienza senza spendere troppo. Non dimenticare di provare gli articoli prima di effettuare un acquisto. È importante assicurarsi che i vestiti si adattino bene e siano in buone condizioni. Dovremmo anche verificare eventuali difetti o danni prima dell'acquisto. In questo modo, non avremo sorprese quando torneremo a casa. Facciamo un elenco di articoli specifici che stiamo cercando. Questo ci aiuterà a rimanere concentrati e organizzati durante le nostre visite in negozio. Se troviamo qualcosa che amiamo ma non corrisponde, possiamo prendere in considerazione delle modifiche. È un'ottima idea. Apre più possibilità di reperti unici. Possiamo portare con noi un amico e renderla una divertente attività di gruppo. Fare shopping con gli amici aggiunge risate e prospettive diverse. E possiamo condividere le nostre interessanti scoperte e scambiare consigli. È come avere la nostra piccola comunità di appassionati di moda. Cerchiamo di essere aperti e disposti a esplorare stili diversi. Provare nuovi stili può essere un modo divertente per esprimerci.
Dovremmo anche essere pazienti e dedicare del tempo a sfogliare gli scaffali. I reperti migliori spesso richiedono un po' di scavi. Non vedo l'ora di iniziare la nostra avventura nei negozi dell'usato, Anna. Anch'io, John. Sarà un viaggio memorabile e alla moda. Grazie per aver suggerito questa idea, Anna. Non vedo l'ora di iniziare. Lezione 13. Garantire la sicurezza del parcheggio. Ho notato che ci sono delle telecamere di sicurezza nel parcheggio. Questo è rassicurante. Aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per i nostri veicoli. È bello sapere che il personale sta monitorando il parcheggio. Sì, avere personale vigile garantisce un ambiente sicuro per tutti. La presenza di telecamere di sicurezza può scoraggiare potenziali criminali. Assolutamente. Fungono da deterrente e forniscono prove preziose se necessario. È importante parcheggiare i nostri veicoli in aree ben illuminate all'interno della visuale della telecamera. Le aree ben illuminate rendono meno attraente per i ladri prendere di mira le nostre auto. Dovremmo anche ricordarci di chiudere a chiave i nostri veicoli e di non lasciare oggetti di valore all'interno. Chiudere le nostre auto e tenere gli oggetti di valore lontani dalla vista può prevenire le intrusioni. È buona norma essere consapevoli di ciò che ci circonda quando si entra o si esce dal parcheggio. Sì, dovremmo sempre essere consapevoli di eventuali attività o individui sospetti. Se notiamo qualcosa di insolito, dobbiamo segnalarlo immediatamente al personale. La segnalazione di qualsiasi comportamento sospetto può aiutare a mantenere un ambiente di parcheggio sicuro. È importante seguire tutte le norme e le linee guida sui parcheggi. Il rispetto delle regole garantisce un'esperienza di parcheggio fluida e organizzata. Dovremmo anche tenere conto degli altri conducenti e parcheggiare all'interno degli spazi designati. Essere premurosi e parcheggiare correttamente aiuta a evitare conflitti inutili. In caso di problemi o dubbi con il parcheggio, possiamo contattare il personale per ricevere assistenza. Il personale è a disposizione per aiutarci a risolvere eventuali problemi relativi al parcheggio. È rassicurante sapere che sono in atto misure per garantire la sicurezza dei nostri veicoli. Sì, ci dà tranquillità mentre svolgiamo le nostre attività. Assicuriamoci di diffondere la consapevolezza sulla sicurezza dei parcheggi tra i nostri amici e familiari. La condivisione delle informazioni può aiutare tutti a rimanere vigili e proteggere i propri veicoli. Possiamo anche incoraggiare gli altri a segnalare qualsiasi attività sospetta osservata. Insieme, possiamo creare un ambiente di parcheggio più sicuro per tutti. Grazie per aver discusso con me di questo importante argomento, Anna. Grazie, John. È essenziale dare priorità alla nostra sicurezza e protezione. Continuiamo a essere attenti e proattivi quando si tratta della sicurezza dei parcheggi. Lezione 14. Allettanti lasagne vegetariane. Mi sono imbattuta in una ricetta per una lasagna vegetariana che sembra interessante. Potresti condividerlo? Assolutamente. Mi piacerebbe. È un'alternativa deliziosa e salutare alle lasagne tradizionali.
Quali sono gli ingredienti principali di questa versione vegetariana? Invece della carne, useremo strati di verdure saltate come zucchine, peperoni e funghi. Sembra saporito. Che mi dici della salsa e del formaggio? Useremo una ricca salsa di pomodoro condita con erbe e spezie. Per il formaggio, possiamo usare una combinazione di mozzarella, ricotta e parmigiano. Possiamo aggiungere anche delle verdure, come spinaci o cavoli? Sicuramente. L'aggiunta di verdure darà alle lasagne un ulteriore apporto nutrizionale. Che ne dici delle lasagne? Sono uguali a quelli normali? Sì, useremo delle lasagne normali. Assicurati solo di cuocerle al dente prima di sovrapporle. Abbiamo bisogno di attrezzature o strumenti speciali per preparare questa lasagna? Niente fuori dal comune. Solo una teglia da forno e utensili da cucina di base. Questo è comodo. Ora parliamo del processo di stratificazione. Inizieremo con un sottile strato di salsa di pomodoro sul fondo della teglia. E poi aggiungiamo uno strato di lasagne? Giusto. Seguito da uno strato di verdure saltate e una spolverata di formaggio. A quanti livelli dobbiamo puntare? Dipende dalle dimensioni della teglia, ma in genere da 3 a 4 strati. Una volta terminata la stratificazione, qual è il passaggio successivo? Ripetiamo il processo fino a esaurire gli ingredienti, assicurandoci di terminare con uno strato di salsa e formaggio sopra. Per quanto tempo lo cuociamo e a che temperatura? Cuocilo in forno preriscaldato a 375 gradi F, 190 gradi Celsius, per circa 30-40 minuti, o fino a quando il formaggio non sarà dorato e spumoso. Sembra appetitoso. Non vedo l'ora di provarlo. È un piacere per la folla, anche per i non vegetariani. I sapori sono incredibili. Ci proverò sicuramente. Grazie per aver condiviso questa ricetta, Anna. Benvenuto, John. Goditi la tua avventura vegetariana con le lasagne. Lo farò, Anna. Ti sono grato per la tua ispirazione culinaria. Fammi sapere come va a finire. Buona cucina. Lo farò sicuramente. Grazie ancora, Anna.